10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Ciao amici e ben ritrovati sul mio canale Project Watch. Nella puntata precedente abbiamo parlato del Bulova Acotron Alpha 2 e di come funziona il suo calibro al quarzo Precisionist. Invece oggi andremo a parlare dell'Omega Speedmaster Trilogy, che non è nient'altro che la rivisitazione in chiave moderna del primo Omega Speedmaster creato nel 1957, o cioè la referenza CK2915. Sempre nello stesso anno, nel 1957, Omega uscì con altri due modelli, il Seamaster e il Railmaster, che ad oggi sono delle vere e proprie icone di questo brand. Per la prima volta Omega creò la prima trilogia professionale. Nel 2017, per i 60 anni dalla nascita di questi tre modelli, Omega ha voluto riproporli con materiali e tecnologie di ultima concezione. Per questo motivo questa nuova collezione si chiama Trilogy. Quando uscì nel 1957, questo CK2915 fu innovativo perché fu il primo ad adottare la lunetta tachimetrica esterna. Questo cronografo nasceva per gli ingegneri o per le corse automobilistiche sportive, ma poi ben tutti sappiamo che fine fece questo iconico modello, cioè quello di equipaggiare nelle missioni spaziali la NASA. Perché è un ottimo investimento? Ma ci sono 5 punti fondamentali. Il primo è che il Trilogy riprende un'icona dell'orologeria, che è il primo Speedmaster. Il secondo punto è che ha linee sobrie e pulite e misure proporzionate. Il terzo punto è il prezzo è attualmente ancora accessibile e a margine di rivalutazione. Il quarto punto è che è una limited prodotta in 3557 pezzi. Il quinto punto invece è che dà la possibilità di usufruire di un oggetto che non è più reperibile per via della rarità, del costo elevato e del vintage, ma con il Trilogy si può godere di un orologio iconico con la robustezza e comfort del nuovo. Andiamo a esaminare le caratteristiche di questo Speedmaster. Allora, di Speedmaster ne sono stati creati un'infinità, però questo è speciale perché? Perché è l'unico che mantiene le caratteristiche del suo antenato. Ci sono voluti 60 anni prima che Omega riproponesse questo orologio. Quindi solo questo motivo basterebbe per metterlo nella propria collezione. Come il suo predecessore, questo Speedmaster mantiene il vetro in plexiglass. La cassa invece è contenuta, come nel vintage, ha un diametro di 38,7 mm, uno spessore di 13 mm circa e un lag to lag di 48 mm. Invece lo spazio tra le ansie è di 19 mm. È l'unico Speedmaster che ha il logo Nayad nella corona, che ne attesta l'impermeabilità, come nei primi modelli vintage. Lo Speedmaster a carica manuale, dopo 50 anni, ritorna con il suo iconico bracciale a maglie piatte. Per quanto riguarda la clasp è stata riprogettata da zero e abbiamo il logo Omega che sporge e abbiamo delle linee più arrotondate e più smussate per quanto riguarda i bottoni di apertura. Cosa importantissima per la prima volta e unica, la clasp ha la micro regolazione
rapida come per i diver ed è una soluzione davvero comoda. Il calibro è quello di ultima generazione per il 2017 che montava il calibro 1861 a carica manuale Lemania con 21.600 alternanze ora, che è un calibro più moderno e preciso rispetto al predecessore 321 che aveva 18.000 alternanze ora. Il fondello è in acciaio e mantiene le linee classiche dell'epoca. Sopra vi è inciso l'ippocampo perché lo Speedmaster originariamente faceva parte della collezione Seamaster dei suoi orologi impermeabili. Solo dopo, in un secondo momento, si divise nella collezione Speedmaster. Molto interessante è il corredo di questo orologio che riprende il suo lussuoso astuccio di colore rosso con impresso la grafica oro del cavalluccio marino. Al suo interno invece abbiamo il tessuto a coste di colore beige e abbiamo anche la possibilità di doppio cinturino, oltre al bracciale in acciaio, un cinturino nato e un cinturino in pelle. Omega ha investito tanto per questo progetto, per dare la possibilità di usufruire nuovamente delle sue 3 icone che altrimenti sarebbe impossibile per via dei prezzi elevati del vintage e della delicatezza. Oggi sarebbe improponibile usare un Seamaster 300CK 2913 in acqua. Se si dovesse rovinare si perderebbe l'investimento e non sarebbe semplice trovare una lunetta originale dell'epoca. È anche per questi motivi che gli orologi costano tanto. Ritorna anche il logo applicato sul quadrante. Tutti questi accorgimenti fanno sì che arricchiscono ulteriormente questo orologio. Una critica che viene fatta spesso è il colore degli indici di color crema. A detta di qualcuno fa sembrare che l'orologio sia invecchiato artificialmente, ma la mia opinione personale è che li rendano, gli diano un tocco più elegante e caldo, anche perché se no non esisterebbe più la possibilità che gli indici vadano a virare di questo colore giallo crema, perché il trizio è stato sostituito a fine anni 90 da Luminova. Quindi, secondo il mio punto di vista, questa ulteriore possibilità che gli si dà a questo orologio è solo un gusto personale e non è che ci sia una regola scritta di che colore debbano essere gli indici degli orologi. Pensiamo al nuovo CK in oro bianco con il calibro 321, è giusto che abbia un aspetto più neutro, con indici applicati in metallo con luminova bianco e sia stato riproposto con i colori più puri e vicini appunto all'oro bianco. L'orologio in questione ha un listino importante, parliamo di 86.000 euro. Questo prezzo è giustificato dal fatto che è una copia del vintage con calibro 321, proprio come il primo Speedmaster, ma prodotto per la prima volta in oro bianco. I primi Speedmaster in acciaio, in base alle condizioni in cui si trovano, hanno valori di mercato 2-3 volte superiori a questa riedizione. Recentemente un CK 2915 vintage è stato battuto all'asta raggiungendo il prezzo record di 3 milioni, dovuto alle sue caratteristiche molto particolari come un quadrante marrone perfettamente virato e anche alle condizioni perfette e integre coeve con tutte le sue parti originali del 1957. Complice anche il fatto che alle aste internazionali il livello dei compratori è molto alto. Tutte queste caratteristiche fanno sì che il Trilogy diventi un pezzo ambito dai collezionisti. Bene, io avrei concluso questa puntata, spero che vi sia piaciuta e vi ricordo di seguirmi nel mio canale Instagram PW
Project Watch per vedere alcuni dei materiali inediti e anche per scoprire quale sarà l'orologio che presenterò nel mio prossimo video. Ciao!